Una accordatura che si chiama Melody Maker, lì Oscar per primo ha inventato, che consiste nel fatto di cambiare per esempio l'armonica in Do, sostituendo il Sol come nella pad di Richter e mettendo un La. Però mettendo anche al posto del Fa, il quinto aspirato, un Fa diesis. Questo cosa permette? Permette di suonare la scala maggiore partendo dal secondo foro, quindi cambia la prospettiva. È stata studiata appunto per suonare la scala ionica in seconda posizione, per riprodurre appunto quella sonorità. Che scala quindi? Di Sol, in questo caso Sol. In quelle sonorità tipiche del blues, no? Quindi tutte non aspirate. Quindi uno pensa alla posizione blues e può suonare quelle melodie. Normalmente si fanno in prima posizione, qui si possono fare in seconda posizione. Come se fosse meccanicamente una seconda posizione. Esatto. Sì. E quindi avrà anche quel suono da seconda posizione, no? Quindi note aspirate, quindi dei temi più... Fai sentire qualche cosa. Ma adesso faccio sentire un tema di musica old time che è ricavato da un mandolino. Ecco, questo è un tema tratto da un banjo, no? Di Charlie Poole, il Milwaukee Blues, e c'è appunto, è fatto con una scala maggiore, ionica, quindi farlo con l'overblowed sarebbe diventato difficile, oltre che anche poco musicale, no? Hai provato tutte le altre posizioni? Sì, ho provato tutte le posizioni, sì, su tutte, e questa era l'unica posizione che mi dava la possibilità di avere suono, velocità e pulizia e intonazione, esatto. Questa è l'unica soluzione, perché quando si copiano temi di altri strumenti, ci si trova davanti al fatto che loro li fanno belli fluidi, no? Non hanno questi problemi. E quindi la mia soluzione è appunto trovare delle accordature diverse che mi danno la possibilità di avere lo stesso suono convincente del suono originale, dello strumento originale. Questa è la ragione per cui io cambio accordatura. Io ad esempio cerco di capire quale scala devo suonare, in quale tonalità, e trovare la posizione congeniale per poter ottenere con pochissimi bending quella scala e quindi ricavare quell'armonia. Quindi si sperimenta molto, però in questo tipo di armonica con accordature particolari chiaramente il lavoro sembra semplificato, perché secondo me non è semplificato, perché devi imparare, devi ricordarti su ogni armonica dove stanno messe le note. Cioè, da un lato è più facile essere intonato, da un lato bisogna un po' mescolare le carte, no? Cioè, sembra che è facile, ma non lo è. È come cambiare accordatura una chitarra. Sì, esatto. Esattamente, cioè un DAD-GAD, cioè non fai più le stesse cose, accordatura aperta. Ovviamente succede la stessa cosa identica, quindi bisogna rimodulare il tutto. Sì, bisogna un po' più essere molto attenti, ricordarsi che quell'armonica lì è accordata in una certa maniera, quindi nel fraseggio, anche soprattutto quando sono via veloci, è molto più difficile ricordarsi che lì non c'è più un sol, ma c'è soprattutto durante un live dove devi passare da un'accordatura all'altra e quindi mentalmente devi seguire anche ma infatti l'accordatura. La uso molto più sui temi che sull'improvvisazione. Poi chiaramente per non cambiare due armoniche faccio il tema e faccio l'improvvisazione con quella lì, però questo tipo di accordature qui aprono anche altre porte verso anche le posizioni, no? E la suono in terza posizione diventa una terza posizione, però una terza posizione con un accordo maggiore. E quindi lì si apre un'altra porta. Cioè, perché la terza posizione sì, perché il Fa diesis è realizzata per il minore. Re Fa diesis La diventa un Re maggiore, non per un Re minore. Sì. Però può diventare anche un Re minore, nel senso che con la piegatura del Fa diesis puoi piegare in Fa. Per esempio sono in terza posizione? Questo è l'accordo in terza posizione. Ci sono tutte scelte, poi dipende anche dal fraseggio che tu sei obbligato a fare, dal tema. Ci sono certe volte che per essere veloci e intonati è necessario
faccio un esempio su questo ragtime.